Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di giugno 2023 e abbiamo il giudizio. Amici del Toro, quando c'è il giudizio c'è sempre un periodo di presa di coscienza, di presa visione di qualche realtà. È sempre una carta che vi dà come consiglio l'idea di retrocedere un attimino per vedere le cose da un punto di vista più ampio, più globale. È anche una carta che ci parla di passato, ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, prendete quello che serve e lasciate andare il resto. Se poi non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un 5 di spade, un altro 5, un 5 di bastoni, un 3 di pentacoli. Qui ho la sensazione che sia una questione legata a un lavoro possibilmente o a una situazione familiare. Abbiamo poi un 9 di spade, il cavaliere di pentacoli, il 2 di bastoni, la carta dell'appeso, la regina di bastoni e un asso di bastoni al contrario. Sì, perché partiamo con questo 5 di spade ed è una carta che ci parla di conflitti, conflitti mentali, conflitti verbali. Abbiamo anche il 5 di bastoni, una carta che ci parla di, come vi posso dire, di disaccordi, è una carta che parla di competizione. Per qualcuno si potrebbe trattare di una competizione sleale, ve lo dico. Poi andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi, però non lo so, come questa sensazione di forte competizione nella prima parte della lettura. Mentre quello che sento, adesso vediamo meglio con i mini tarocchi, però avendo questo 3 di pentacoli, in realtà è come se l'attrito fosse esterno, arrivasse dall'esterno, forse qualcun altro che creasse queste situazioni di tensione. Con l'otto di spade è una carta che denota, che carino, in questo mazzo fa vedere una mamma che si prende cura della bambina ammalata, come se ci fosse qualche cosa che proprio pesa sulla testa. È qualcuno che non si può muovere, è malato, no? Va accudito. In realtà non è una nota positiva in questa lettura, nel senso che è un po' come se avessi bisogno di tirare un po' fuori, ehm, tirarvi un po' fuori da questo modo di pensare. L'otto di spade è normalmente una carta che rappresenta qualcuno che vede più nero di quello che è come se non si vedesse la luce in fondo al tunnel. Terminiamo poi con il Cavaliere di Pentacoli, il 2 di bastoni, l'appeso, più queste altre carte aggiuntive, ma le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Andiamo un po' a vedere questa situazione del 5 di spade e del 5 di pentacoli. Amanti al contrario. Sì, allora può essere anche una situazione familiare, se non è strettamente lavorativa. È come se ci fosse disaccordo con questo ruolo, il re di pentacoli. Ragazzi, qualcuno con la carta degli amanti al contrario può essere che uno non abbia una relazione molto in equilibrio con questa persona, mentre per qualcun altro parla proprio di una bassa autostima, eh. Ma tenete presente che il 5 di spade parla sempre di manipolazioni mentali, quindi è come se qualcuno stesse cercando di... No, cioè, non è che parli sempre di manipolazioni mentali, può parlare di manipolazioni mentali, ma parla di lotte mentali.
e ho come la sensazione che attraverso questo lotte mentale abbiate un po' perso la fiducia in voi stessi con gli amanti al contrario, o nella situazione, o magari proprio nella persona in sé. Sapete, ci sono quelle persone dove potete litigare per anni, ma tanto non cambiano di una virgola il loro punto di vista, non c'è una volontà di trovare un compromesso. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Eremita e 10 di spade. Interessante perché l'eremita è una carta che in realtà dice che c'è una certa saggezza, però in questo caso è un po' come se vi dicessero di fare proprio appello a questa saggezza per prendere atto del fatto che in questo momento non potete fare da soli, avete bisogno di qualcuno di fianco a voi che vi aiuti in questo tipo di percorso o comunque avete bisogno di fare questo tipo di lavoro, non potete permettervi magari di cambiarlo. Vi dico, a molti piacerebbe perché abbiamo questo 10 di spade, però è come se ci fosse questa mentalità un po' da lasciare indietro, questo senso di sofferenza, di conflitti mentali, tutto il 5 perché è la mente che porta la sofferenza, ok? Perché è l'ego che crea certi pensieri, certi desideri e certi bisogni di accettazione e quindi poi sono le lotte della mente che portano la sofferenza. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 4 di coppe e 7 di bastoni. Ho come l'idea che non vi rendiate conto di quanto in realtà voi valiate, di quanto anche siate indifesi in questo momento perché siete vulnerabili. Avete questo modo di pensare negativo dell'otto di spade che vi porta giù a livello vibrazionale. È come se ci fosse triste. Guardate, è interessante perché in questo mazzo fa vedere gli alberi innevati dietro, come se fosse in una sorta di inverno emotivo. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo infatti un otto di coppe e un asso di... È come un asso di spade. È come se doveste semplicemente rendervi conto che state soffrendo per qualche cosa, è inutile lottare, è inutile, cioè a un certo punto bisogna capire da dove arriva questo vuoto dell'otto di coppe e comunicare, fare chiarezza mentale, ragazzi, su quello che è la realtà. È come se qualcuno non vi sta valutando come voi meritate e diciamo che anche la vostra autostima ne sta risentendo. Già voi magari non siete persone con una forte autostima, se già non vi riconoscono, comunque è sempre tutta una lotta costante per ottenere le cose in questa situazione, in questa relazione, vi dico, cercate di capire da che cosa arriva questo vuoto, fate ordine mentale. Ma andiamo a vedere la seconda parte della lettura, quindi andiamo a vedere questo Cavaliere di Pentacoli, chi è o cos'è. Ragazzi, io sento che c'è una persona nell'ultima settimana di giugno che è come se come vi posso dire, vi facesse arrivare una doccia fredda. Avete anche il giudizio come carta base, ricordatelo, quindi è come se ci fosse qualcuno che vi dirà qualche cosa o farà qualche cosa che vi farà cadere un po' tutte le illusioni. Tipo, se io sono illuso o illusa o comunque ho una percezione molto bassa di me, quello che mi darà questa persona, che sia quello che mi dice, che sia quello che fa, che sia quello che mi darà, mi farà cadere questa illusione che io ho su di me, per esempio. Io la torre non la vedo sempre così negativa, perché appunto è una destrutturazione delle forme pensiero. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, perché poi comunque abbiamo due carte che a fine 3, se consideriamo anche l'asso di bastone al contrario,
che mi indicano che a fine giugno sarete un po' titubanti, un po' esitanti sul da farsi. Fu, guardate, abbiamo fante di spade, 6 di pentacoli e il diavolo. Come se ci fosse qualche cosa che vi blocca ancora. Ma non sento che sia... mm, guardate, è un po' come se vi dicessero di controllare bene le finanze nell'ultima parte di giugno. Però in tutta questa evoluzione, qui ragazzi c'è qualche cosa che vi condiziona, eh. Andiamo a vedere l'appeso. Ruota della fortuna. 6 di spade e regina di spade. Qui di nuovo abbiamo una regina, qui c'era un re. Qui ho la sensazione che dobbiate allontanarvi proprio, guardate, cioè da delle forme pensiero manipolative, ve lo dico. Ma è facile che siate voi stessi, che pensiate le cose, che giudichiate magari anche tanto voi stessi, sì, al punto di, ragazzi, di vincolarvi. Guardate le cose da un altro punto di vista. L'appeso vi dà la possibilità di valutare il rovescio della medaglia e guardate che comunque poi alla fine avete la carta della ruota della fortuna, quindi qualche cosa cambia, cambia magari la vostra flessibilità, cambia. Ho come la sensazione che non possiate controllare le cose a fine giugno, perché la ruota della fortuna è un cambiamento veloce, repentino, sempre positivo, può essere una vincita al gioco, può essere... è come se ci fosse una situazione statica che cambia all'improvviso, ma non è tanto la situazione fisica quanto mentale. È come riprendervi il vostro potere personale senza necessariamente dover già agire. Guardate, amici del Toro, è complessa la lettura. Sento che molto fa riferimento alla vostra attitudine mentale, sia che sia il lavoro, come dicevamo, magari i conflitti che ci potrebbero essere, il modo in cui voi prendete, trattate e lasciate andare i conflitti, il modo in cui vi fate condizionare dai colleghi, per esempio, o da qualche familiare. Però datevi il giusto valore, perché qua iniziamo con gli amanti al contrario che abbiamo un 6 di denari, che è una carta anche di amor proprio. È come se doveste fare una sorta di cernita, di separazione tra quello che è valido per voi e quello invece che vi mettono in testa gli altri. Giudizio. Qui è un po' un giudico nel senso di divido, discernere. Non so come si dice. Vabbè, comunque avete capito. Ehm, dividere quello che appunto è il mio ego da quello che invece non lo è. Dividere anche quello che posso controllare da quello che non posso controllare, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un koan, vediamo come chiudiamo la lettura. Esatto, chi pone la domanda, chi vuole quella cosa lì, è il vostro ego, è la vostra anima, oppure è la società, la famiglia, il capo? Di chi è l'aspettativa? Interessante. Bene, cari amici del Toro, fatemi sapere come vi risuona la lettura. Spero che comunque vi sia stata d'aiuto per capire come navigare le energie nel prossimo futuro. Se volete supportare il canale potete comunque lasciare un like, iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione o abbonarvi al canale.
Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che costantemente sostengono il canale, quindi grazie. Grazie anche di essere rimasti qui con me, io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!